c'è un luogo speciale. Dove le cime più alte incontrano foreste di alberi pregiati. Dove le grandi montagne disegnano panorami incantati. Dove i pascoli verdi si trasformano in vita. Dove le malghe e le baite, ai piedi delle maestose pale di San Martino, sono oasi di pace e di armonia. Passorolle, con il magnifico anfiteatro delle Pale di San Martino e i suoi rotondi e verdeggianti pascoli, è uno dei luoghi di partenza di molte escursioni. Il Giro delle Malghe, una camminata semplice per tutta la giornata e per tutti, e sicuramente ricca di gusto perché in queste malghe si mangia benissimo. Il Cimon della Pala, alto 3184 metri, è la cornice perfetta della Malga Iuribello, che da Passorolle è una delle porte di accesso alla Val Venegia. Il torrente che scorre al centro della valle, insieme alle vacche dei Malgari, sono la colonna sonora della giornata. La Malga Venegia è una meta ideale per le famiglie, si raggiunge facilmente dal parcheggio con una semplice passeggiata. La maestosità delle pale e i pascoli verdi offrono all'ospite della Malga un'esperienza unica. Poco più avanti c'è la Malga Venegiota, ancora più vicina alle grandiose pale di San Martino. In queste malghe oggi possiamo degustare specialità tipiche come salumi, formaggi e carne salata. Il latte dei formaggi trasformato dal caseificio del Primiero e i funghi vengono da questi pascoli e dai boschi circostanti. Risalendo a Passorolle si può fare anche attività fisica camminando o pedalando in mountain bike. Arrivati sulla testata della valle, nelle praterie alpine, veniamo circondati da un'incredibile ricchezza di specie floristiche. Il nostro sguardo viene rapito dalla baita Segantini, posizionata sapientemente a piedi di Cimon della Pala. Il vento spinge verso Monte Castellaz e annuncia l'arrivo dell'inverno. La valle è un ottimo punto di partenza per escursioni di sci alpinismo. Dalla Malga Venegia mettiamo le pelli agli sci e ci dirigiamo verso Cima Caladora. Il verde dei pascoli si è tinto di bianco. Lo sci alpinismo, lontano dalle piste, è il modo più sostenibile e genuino per vivere la montagna. Raggiungendo la vetta si coglie l'essenza della perfetta integrazione dell'uomo nella natura. Questa integrazione tra uomo e natura si ritrova ancora oggi in vecchie usanze che si tramandano di generazione in generazione. In passato si viveva dei prodotti offerti generosamente dalla natura, come in questi ripidi pendii sopra la valle del Primiero. Alcuni ettari di prati e di boschi, ricevuti in donazione alla comunità, venivano suddivisi tra le famiglie più bisognose. Allora, 140 ettari privati, lasciati in lecito da una contessa del 1700, adesso non mi ricordo le date giuste,
ma ho i documenti, ho tutto. Ai capifamiglia più poveri di Mesano, che adesso sono 110, non possono né vendere, non possono fare niente, deve rimanere com'è. Solo hanno diritto di facciare, di prendere la legna, di prendere tutte le cose del bosco, però alla morte del capofamiglia entra in automatico il figlio maschio primogenito, e se ha degli altri figli possono farsi soci pagando una quota. E qua facciavano alla primavera, c'era il presidente che sono io adesso, segnavano con un numero tutte le, ma erano tante, tutte le particelle erano lunghe così, larghe 7-8 metri. Gianni continua a raccontarci aneddoti e momenti vissuti, fatti di condivisione, di fatica, ma anche di serenità. I laghi di Colbricon, di origine glaciale, sono immersi in un contesto naturale perfetto, circondati da cespuglieti nani di rododendri e ginepri. L'acqua è l'elemento chiave per l'armonia tra uomo e natura. Sulle sponde di questi laghi vennero trovati reperti risalenti al Mesolitico, testimonianza di un antico insediamento di cacciatori. I numerosi torrenti alimentano molti invasi naturali, come il lago di Calaita. Il paesaggio ti obbliga a restare in silenzio per ammirare ancora una volta l'armonia della natura e il magnifico cimon della pala che si rispecchia nell'acqua. L'acqua di queste cascatelle, nella valle del Vanoi, regala un contesto unico per la ferrata di Val di Scala. Il panorama della valle da qui è fantastico. La ferrata è un perfetto esempio di utilizzo del territorio in modo naturale e non invasivo. Ancora una volta l'acqua pura e cristallina ci accompagna nel nostro viaggio. Qui siamo in Val Noana. Nel 2019 è stato costruito il ponte sul Rio Neva che collega i prati di San Giovanni con il rifugio Fonteghi. Da lì vicino si può ammirare il lago della Noana, un bacino artificiale paradiso della pesca sportiva. Mezzano si trova in un contesto panoramico unico, inserito di diritto nella lista dei borghi più belli d'Italia. Conserva vecchi finili nel centro del paese, ancora oggi in uso, collegati tra loro da vicoli lastricati a Salesà, antichi selciati di ciottoli. L'armonia tra uomo, natura e acqua, osservata in montagna, si ritrova anche in paese negli stoli, stretti cunicoli interrati costruiti per convogliare l'acqua pura delle sorgenti direttamente dal cuore della montagna alle fonti del paese. La stessa acqua alimentava i lavatoi e le lissiere, dove le donne del paese, anche in pieno inverno, si trovavano e socializzavano, dandosi sostegno a vicenda. Le montagne ci sono state consegnate oggi così curate grazie ai boschieri di tutta la valle. Le tagliate più pregiate raggiungevano via Fiume, Padova e Venezia, per essere poi trasformate in imbarcazioni.
Da Mezzano si prende facilmente la strada che porta in Val Canali, accesso del Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino, una delle vallate più belle delle Dolomiti. Dal ristorante di Cante del Gal entriamo nella Valle Pradidali, camminando sul sentiero che costeggia il torrente. Il fragore dell'acqua ci accompagna fino ai piedi delle pale. Sempre da Cante del Gal si può proseguire la camminata fino a monte della Val Canali. Lungo il sentiero non mancano i dettagli che attirano la nostra attenzione. La bellissima e accogliente foresta ci accompagna fino al rifugio Treviso. L'armonia tra uomo e natura ci ha accompagnato durante tutto il nostro viaggio al cospetto delle Pale di San Martino. Le foreste proteggono gli alpeggi e le malghe, indicando il confine tra attività dell'uomo e natura. Forse l'equilibrio e l'armonia che ci hanno accompagnato durante tutto il nostro viaggio sono rappresentate perfettamente in questo maso. Sembra che se ne sia accorto anche questo piccolo capriolo che tutte le sere si presenta ai margini del bosco. Termina qui il nostro viaggio. Le maestose Pale di San Martino ci salutano ancora una volta regalandoci un paesaggio meraviglioso.